Quando si pensa a mettere su famiglia ci sono tanti aspetti da considerare, tra cui dove vogliamo vivere e dove vogliamo crescere i nostri figli. E voi magari vi starete chiedendo, ma cosa c'entra la famiglia con l'intervista su Praga? Ma invece c'entra e come, perché oggi vi sveleremo come si è collocata Praga in una classifica tra le migliori città al mondo in cui crescere una famiglia. E voi vi siete mai chiesti qual è la migliore città nel mondo per crescere una giovane famiglia? Una ricerca di Compare the Market ha analizzato diversi fattori, tra cui congedi parentali, livello di istruzione, sicurezza, assistenza sanitaria, costo della vita, ma anche la presenza di parchi, musei, gallerie e impianti sportivi. Il risultato è che la città che si è piazzata al primo posto con il periodo di congedo parentale più lungo di ben 185 settimane e con il livello più alto di istruzione è Praga. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Benvenuti e bentornati su Italian Globetrotters. Ebbene sì, Praga è al primo posto nel mondo come migliore città per crescere una famiglia e con il secondo maggior numero di musei e gallerie e al quinto punteggio più alto per quanto riguarda la sicurezza e il settimo per il costo della vita. E oggi a parlarci di Praga avremo ospite con noi Pierpaolo, un italiano che vive a Praga da oltre 10 anni. Pierpaolo è un grande esperto di Praga. Infatti è dal 2014 che è una guida turistica ufficiale certificata e ci racconterà tutto quello che c'è da sapere su Praga, offrendovi dei preziosi consigli. Sarà un video utile per chi sta valutando Praga come ipotetico trasferimento e sia per chi vuole scoprire Praga come turista, assaporando la cultura locale e l'autenticità del posto. Sarà un'intervista ricchissima di informazioni, io non vi aggiungo altro, vi lascio all'intervista e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao Pierpaolo, come stai? Ciao Riccardo, ciao, grazie per questo graditissimo invito e ciao a chi ci sta seguendo. È un piacere averti ospite qui con noi a Italian Globetrotter oggi. Piacere mio, davvero. Te sei a Praga, giusto? Sì, vivo qui da ormai 12 anni, il tempo è scorso molto velocemente, sì. Ma lì come si dice Repubblica Ceca o ora si dice Cechia? Io ci tengo a questa cosa perché pian piano ti spiegherò che realizzo dei contenuti su Instagram, su YouTube. Uno di questi è proprio il fatto che i cechi chiamano semplicemente Cechia, visto che loro usano la parola cesco, che vuol dire Cechia. Anche il nostro nome ufficialmente è Repubblica Italiana, ma non ho mai sentito nessuno dire vado in vacanza in Repubblica Italiana, si chiama Italia, quindi ci tengono a essere conosciuti meglio col nome di Cechia. Alcuni chiamano ancora Cecoslovacchia quando si sa che è un paese diviso ormai da tanto tempo. Infatti. Bene, allora io direi di iniziare. Innanzitutto, ecco, Pierpaolo ora dopo vi spiegherà, insomma, fa un lavoro molto particolare che può essere, insomma, utile anche a tante persone, però prima volevamo capire come hai fatto ad arrivare lì, un po' la tua storia, raccontaci un po' brevemente di te. Sì, una domanda che ovviamente ti sento fare a tutti e credo tutti nella vita abbiano risposto almeno una volta nella vita, non solo nel tuo podcast. Poi sinceramente credo che è una domanda che nessuno ami, almeno nel mio caso, perché non mi stanno quasi mai bene le etichette, perché mi sento una persona poliedrica, non una vita lineare, insomma, vari percorsi formativi e lavorativi. Però lavoro qui da 11 anni come guida ufficiale, guida turistica ufficiale a Praga e da 4-5 anni, grazie al mio canale YouTube, sto cercando anche di creare contenuti video che sono ovviamente il mio canale di marketing, che mi fanno conoscere meglio, ma che possono essere anche delle informazioni per le persone che lo visitano. E visto che ho un background che comunque ruota da sempre nel mondo della creatività, quindi dall'architettura, design, i montaggi video, diciamo, ho unito le mie referenze per creare questo prodotto che poi è l'ombrello italiano che ho fondato tantissimi anni fa. E quindi niente, dopo gli studi in Italia sono andato in Germania, ho lavorato appunto in importanti agenzie di comunicazione, architettura e design, però che nessuno me ne voglia, trovo il lavoro di ufficio monotono. Quello dietro di me è uno dei miei uffici, e quindi mi piace molto più stare a contatto diretto con le persone, parlare di storia, parlare nei musei, nelle chiese, perché no? Bene, te appunto hai detto che fai la guida, no? Lì a Praga. Noi, sì, a chi comunque si volesse trasferire, consigliamo sempre, no? Prima di andare a vedere il posto di persona, perché comunque mai uno deve
trasferirsi così a caso, insomma. E appunto, visto che te fai questo tipo di lavoro, Certo. volevamo anche chiederti e sfruttare un po' anche questa cosa per chi volesse venire lì a Praga in viaggio, cosa te Certo. consiglieresti, visto che vivi da più di 10 anni là, insomma, che tipi di tour si possono fare lì a Praga, quali sono le cose che davvero vale la pena vedere. Praga è una città abbastanza nota, o almeno che negli ultimi anni si è resa famosa per un grande eco, davvero una delle capitali europee più visitate, però è allo stesso tempo molto più piccola di Madrid, di Parigi, Londra. Quindi in realtà, per quanto io la reputi, forse sono una di parte, ma è così, una delle città più belle d'Europa, ci sono delle aree strettamente consigliabili per chi la visita per pochi giorni, e poi in realtà è una città la quale vale la pena vivere. Ci sono delle aree che hanno davvero delle peculiarità molto importanti. Il castello di Praga è un luogo assolutamente da visitare. La cattedrale che è dietro di me, che è una delle più belle d'Europa, una storia millenaria costruita così in più di 600 anni, il Ponte Carlo, l'orologio astronomico, sono dei monumenti che io considero europei, che sono i fiori all'occhiello della nostra Europa. Anche se io faccio il tifo per l'Italia, e per carità si sa che, almeno artisticamente, è un paese che non ha nulla da invidiare a nessuno. E poi c'è il quartiere ebraico. Praga ha un quartiere ebraico che è uno dei più interessanti d'Europa, uno dei più antichi d'Europa, con le sinagoghe più antiche d'Europa. È sempre stato un crocevia ed è un punto di interesse proprio per le culture religiose. Tra l'altro è una città molto trasversale, proprio perché attrae ed è adatta a persone che vengono dai pellegrinaggi, le vacanze per famiglia, tanto per gli svaghi, perché insomma Praga è anche famosa per essere una città dove si fanno sia gli addii al celibato, sia i compleanni, sia le scolaresche. Quindi io apprezzo e consiglio alle persone di visitarla proprio perché è un po' adatta a tutti. E se uno, per dire, volesse venir lì a visitare Praga, diciamo, turisticamente, quindi per fare un viaggio lì, nel senso è una città che è costosa, è una città che ci vuole tanti giorni per vederla, cosa consiglieresti te? La Praga di 3 giorni è sufficiente a chi si fa, insomma, bastare una vacanza. Le cose sono cambiate negli ultimi 30 anni, ovviamente dopo la fine del comunismo. Il turismo è sempre esistito, ma una cosa è il turismo prima della caduta del muro di Berlino, e una cosa è quando Praga ancora non era la comunità europea, e negli ultimi 10 anni, o ancora di più negli ultimi 2-3 anni, ci sono state delle crescite vertiginose, e questo non sempre, diciamo, una cosa positiva. Persone che sono venute quest'anno nei miei tour, e la prima volta magari era 5 anni prima, e la trovano raddoppiata nei prezzi, e questo è dovuto a un'inflazione, perché attualmente la Cechia, non so se è il terzo, ma massimo il quarto paese che ha avuto la più alta inflazione nell'ultimo anno. Quindi diciamo che la famosa Praga economica, perché lo è stata, fino a 4-5 anni fa, diciamo prima del Covid, non esiste più, perché è una città appunto che ha subito una grande inflazione, dovuta a tanti motivi, anche perché poi è una città che merita, insomma, ti ripeto, non ha niente da invidiare a una Parigi o una Bruxelles, che si sa che non sono capitali economiche, però ci sono ancora persone che mi dicono che è ancora una città dove si può cenare, si può uscire, e io infatti sono tante le volte che mi posso permettere di andare a cena fuori, diciamo, anche se non frequento solo i locali in centro, che come puoi immaginare i prezzi sono ancora più alti per via del turismo. I turisti spendono di più e sanno meno dove andare, nonostante chi prenota i miei tour e si affida al mio lavoro sa che ho tante cose da consigliare, non incappare nelle solite trappole turistiche. So che te insomma fai anche diversi tipi di tour, no? Sì, quelli storici, culturali, con varie sfaccettature religiose sull'architettura, sono quello che io amo fare. Cerco di tirar fuori le referenze più importanti che ho. Però il mondo cambia e credo devi anche tu pian piano plasmare in base alle cose che cambiano. Oltre a quelli più importanti, che sono, dicevo, il castello, il quartiere ebraico, sono un buon gustaio e sono appassionato di storia, e quindi ho appena lanciato per esempio il tour sulla gastronomia, sulla storia dell'alimentazione. Quindi non ho tanta voglia solo di portare le persone al ristorante a mangiare, perché sono consigli che comunque do con il mio servizio, ma proprio sedersi a tavola e fare degli appuntamenti sulla storia dell'alimentazione. La vecchia cucina austro-ungarica ha dati molto interessanti, forse solo per il fatto che nessun campano me ne voglia che l'espresso è nato in Austria, il primo espresso alla corte dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, no? Anche se si chiamava il cappuccino
cappuccino, perché imitando il colore dei frati cappuccini nacque il cappuccino, quindi il primo espresso è un cappuccino. Io amo questi aneddoti storici da portare poi appunto alle persone che non solo si ritrovano ad ascoltare contenuti interessanti, ma poi appunto anche un po' a divertirsi. Se non mi diverto non lavoro, Riccardo, almeno certo. questo è l'approccio che io lavoro. Senti te, questa cosa dell'espresso non la sapevo. Tu non so se ci sei mai stato a Praga? Sì, sono stato in gita con la scuola. Con la scuola. La E scuola, anche io per la prima volta. bellissimo. Certo, e poi mi sono ritrovato 18 anni dopo circa ad avere anche i ragazzi delle scuole nei miei tour, quindi quella è una bellissima emozione, pensare che Sì. ero uno di loro. Cerco di creare tanta empatia, non solo con i ragazzi delle scuole, ma mi diverto tanto a divulgare ai ragazzi di 18 anni che possono tornare almeno dalla vacanza non solo con divertimento, ma qualcosa che ti rimane un po' nel cuore da una gita così, che sia anche Sì. istruttiva, insomma. E se uno volesse prenotare un tour con te o insomma usufruire dei tuoi servizi dal tuo profilo, lo può fare? Sì, le informazioni sono tutte sul mio sito web, l'ombrelloitaliano.eu, ma ho aperto tutti i canali social dove spesso le persone mi contattano, basta andare sul sito, trovare le informazioni e prenotare. Ok, poi comunque noi lasceremo tutti i tuoi contatti in descrizione di questo video e poi passeranno anche durante l'intervista, quindi se uno poi ti vorrà contattare potrà farlo. Sì, vi ringrazio. Grazie a te. E invece se uno si volesse trasferire lì a Praga, visto che te insomma ci stai anche da tanti anni, innanzitutto uno che si trasferisce magari pensa a trovare un lavoro, no? Quindi lì come lavoro, com'è? C'è lavoro o no? Io, sai, non so se mi ritroverò forse più volte a dividere le risposte, diciamo, in due cose, cioè la risposta è Praga e o la Cechia. Perché Praga vive una situazione molto diversa dal resto della nazione, che comunque non è una nazione molto grande, sono 11 milioni di persone, più o meno, compreso gli stranieri. Gli italiani in Cechia sono poco più di 7.000, almeno quelli registrati, o all'AIRE o comunque come residenza temporanea o permanente, mentre a Praga sono circa 4.000. E dipende dal settore. Rimaniamo su Praga magari perché è la città che conosco meglio. Praga è la città più internazionale. Ci sono dei settori importanti che ovviamente sono il turismo, nei quali però ovviamente ci sono sempre i soliti settori, insomma la ristorazione, dove le pizzerie non mancano, e quindi trovo tante persone che ovviamente, ma anche giustamente, cercano lavoro nella gastronomia come chef, cuochi. Sai, quando c'è domanda ovviamente ci può essere anche spazio, ma allo stesso tempo c'è tanta concorrenza. Quando poi appunto hai a che fare con settori dove non competi più con i locali, cioè solo con i cechi, ha a che fare con un mercato europeo o globale, perché Praga, essendo proprio nel centro Europa, negli ultimi anni ha visto nascere le sedi di importantissime multinazionali, da Amazon a Johnson Johnson a AstraZeneca, L'Oreal, che hanno tutte qui le sedi amministrative. Magari però gli stipendi non sono altissimi, ma forse il settore tecnologico, farmaceutico e logistico sono quelli dove credo si trovi più spazio. Magari se ci si accontenta con uno start modesto, è una città che si può pensare di trasferirsi. È una città che comunque è a livello delle altre grandi città europee, perché anche io mi ricordo quando sono venuto, ora si parla di tanti anni fa, ma da Praga a fuori Praga, cioè sembrava di essere un altro mondo, mi ricordo. Sembrava di essere tornato indietro nel tempo anche fuori, e invece a Praga era tutta un'altra cosa, no? Diciamo che la vita è più lenta, ci sono realtà più piccole, ma anche le altre città. Se tu pensi che la seconda città più grande è Brno e fa 350.000 abitanti, molto meno che Bologna, e già vivi una realtà più ceca, di sicuro meno internazionale di Praga, dove a volte, almeno all'inizio della mia carriera qui, puoi trovare difficoltà magari con la lingua. Quindi lavorare a Praga significa non necessariamente imparare il ceco, mentre lavorando magari in realtà più piccole ti riscontrerai magari con questa problematica per chi insomma non è abituato a provare a imparare altre lingue, che non siano sempre lo spagnolo o l'inglese. Questo per alcuni che ho sentito insomma è stato un problema. Però nelle multinazionali che ti citavo prima, così come ci sono tante altre sul posto di lavoro, mai un problema, appunto, proprio perché i meeting si fanno in inglese probabilmente. Inglese. E immagino anche che quindi gli stipendi per chi lavora in queste grandi aziende, diciamo internazionali, siano più alti della media degli stipendi lì locali. Devo contraddirti invece, perché notoriamente sono abbastanza bassi rispetto
alla media dell'Eurozona, ma fino a qualche anno fa potevo dirti, no, intorno ai 1.200 euro di media potevano anche bastarti a vivere qui. Oggi con una cifra del genere si fatica, perché la vita è aumentata molto di più, puoi ben capire, aumenta l'inflazione, ma non vuol dire che aumentano gli stipendi. E quindi negli ultimi anni sento molte persone che appunto faticano. Praga in sé, non la Cechia, ha una bassissima disoccupazione, una percentuale bassissima, ma questo non vuol dire che le persone guadagnino tutte 2.000 o 3.000 euro. Poi ci sono posizioni che lavorano e magari guadagnano queste cifre, ma dopo essere passati dal livello 1 al livello 2 già qualche carico di responsabilità in più, quindi questo vuol dire anche più lavoro. Perché lì c'è la corona, giusto? Non c'è mica l'euro. La Cechia è nella comunità europea già dal 2011, però non ha mai adottato l'euro. Queste sono state forme di convenienze e sconvenienze da parte di alcune politiche che si sono alternate, quindi che diciamo un po' hanno fatto finta di non volerlo avere, insomma, anche perché una cosa è parlare della comunità europea nel 2011, una cosa è 14-15 anni dopo oggi che siamo nel 2025, no? Però è anche vero che non tutta l'economia del paese è un'economia stabile e che abbia potuto raggiungere insomma gli standard economici dell'Eurozona. Tanto invece non è successo per la Slovacchia, che di sicuro non ha un motore economico così forte come Praga, oppure l'industria siderurgica, che non risiede proprio esattamente in Boemia, ma magari più nelle aree più lontane da Praga, in Moravia ad esempio, un'altra regione che si chiama la Slesia. Però la Slovacchia ha un'economia più stabile ed ha adottato l'euro già da diversi anni. E il fatto che te ci hai detto che tante grandissime aziende a livello internazionale vengano lì mi fa pensare che ci sia una tassazione più bassa lì, se uno volesse aprire un'attività. Assolutamente sì, a livello delle grandi aziende sì, sicuramente una tassazione più bassa, non so concretamente quanto sia vantaggioso poi per le grandi aziende, però lo è ancora ad esempio per le piccole aziende o anche per i liberi professionisti come me, dove non ci sono meno tasse da pagare. Attenzione, l'IVA ad esempio è al 21%, però ci sono diciamo quegli enti che qui non esistono, non so, l'IRPEF, oppure diciamo è anche forse più veloce la burocrazia, ecco, quindi aprire una partita IVA ci si impiega 2 giorni, in una giornata davvero hai fatto tutto. Comunque il fatto che la Cechia sia nella comunità europea, anche se uno viene lì a aprire un'attività in proprio, lo può fare tranquillamente, perché non è come un paese dove ci vogliono visti, no? No, questo succede credo proprio da quando fa parte della comunità europea, sì, assolutamente sì, ma questo vale anche per il sistema lavorativo e quello sanitario, così come per un ceco vale, ma per me che adesso risiedo qui, dovessi tornare in Italia non sono esattamente coperto come l'ho coperto un italiano della sanità, ma essendo tutti cittadini europei almeno questi vantaggi li abbiamo. E sì, anche ovviamente per il lavoro significa non avere chissà quanti problemi burocratici per aprire un'attività piccola o grande che sia, o comprare una casa o aprire un conto in banca, sono operazioni più o meno veloci, sì. Il sistema sanitario, che io reputo buono, fortunatamente non ho visitato tanti ospedali, non ho mai avuto necessità, ma li conosco, non ne ho visti di fatiscenti, la qualità dei medici, da quello che vedo, sento, non ci si può lamentare. Poi il famoso sistema Bismarck, se sei assunto o sei un libero professionista devi avere un'assicurazione che magari ti paga il tuo datore di lavoro o magari ti paghi tu, quindi è un rapporto pubblico-privato con la sanità. Il sistema è pubblico, quindi è garantito per tutti. Però il Ministro della Salute si appoggia su istituti assicurativi, sono credo 7 o 8, e quindi la tua azienda o tu scegli presso quale istituto assicurativo avere l'assicurazione. Senza quella tessera sanitaria non puoi accedere ai servizi sanitari. Questo però non vuol dire che se tu sei un disoccupato non puoi andare in ospedale. Non è come la situazione insomma in America. A seconda delle tasse che paghi hai vantaggi ovviamente sanitari, questo sì. Con il codice fiscale tu accedi a tutto, come in Italia appunto. Okay. Credimi, per quanto viva all'estero ormai da 18 anni, io continuo sempre a fare il tifo per l'Italia, non mi reputo per niente esterofilo. Al massimo mi sento cittadino di diversi stati, ho il cuore in diversi luoghi d'Europa e quindi questo non vuol dire però che voglio essere appunto esterofilo, nonostante non posso dirti che la mia vita è qui. Come costo di vita, ritorniamo ancora alla divisione Praga e il resto della nazione. Praga è una città che fino a qualche anno fa, e non credo sia
sia scesa di tanto, aveva uno dei redditi pro capite più alti d'Europa, forse la sesta area, non città più ricca d'Europa, ma come dicevo ci sono persone che guadagnano molto poco, mentre ci sono persone che guadagnano tantissimo e quindi squilibrano questo reddito pro capite. Non credo di dire qualcosa di nuovo, ma puoi immaginare che se quanto costa la vita significa anche quanto costa la casa, ad esempio, sia comprarla che in affitto costa tantissimo. Il patrimonio immobiliare è sicuramente la cosa più cara. Sarà stata ovviamente l'inflazione, anche in conseguenza, credo, agli eventi politici degli ultimi anni, anche perché qui siamo molto vicini all'Ucraina, non di tantissimo, non è confinante, però c'è che è uno degli stati che insieme alla Polonia ha ospitato più alto numero di rifugiati ucraini. Questo ovviamente ha influito da una parte positivamente, perché sono le persone che adesso hanno preso i lavori più umili, dall'altra parte ovviamente ha influito sulle spese della nazione, e quindi con l'arrivo di tantissime persone all'improvviso e gli ultimi anni di un turismo che dobbiamo definire overturismo, con numeri altissimi, ne risentono ovviamente i locali. Le case aumentano perché è più facile fittarle per Airbnb, ma anche poi l'acquisto delle case, dove non si scende da sotto i 4.000 euro a metro quadro per comprarlo. Tanta roba. Sì, e non ti sto parlando del centro, ti sto parlando delle aree un po' più lontane dal centro, perché quanto costerebbe una casa in centro lo so, ma non lo voglio neanche dire, ma dai, il doppio, dai, almeno il doppio. Il doppio. E poi il costo della vita basso o relativamente basso, rimaniamo ancora su questo, è sul cibo, dove, ti ripeto, se non vai nel ristorante turistico o nei centinaia di ottimissimi ristoranti che ci sono a Praga, ti puoi permettere più spesso di uscire e andare a cena fuori. A volte dico, al lago della bilancia di questa nazione è la birra, visto che è la nazione con il più alto produzione e consumo pro capite di birra al mondo, e dove fino a qualche anno fa Praga era famosa per andare a bere la birra da mezzo litro, spillata benissimo, di brand importantissimi di birra, costa €1, siamo rimasti forse al 2000. Rimaniamo che poi costava €2,50 fino a qualche anno fa, ora per meno di €3,50, €4 non trovi più una birra. Tu mi dirai, vabbè, nelle capitali europee costa €8 una birra, però è come se una pizza a Napoli all'improvviso costasse, una margherita costasse €15, €20, no? 3 volte di più. Allora lo senti, no? Perciò dico, qui la birra spesso è il lago della bilancia. Poi le cose che sono tendenzialmente ancora economiche sono i trasporti, che sono il fiore all'occhiello di questa città, da diversi giornali mondiali considerata uno dei migliori sistemi di trasporti pubblici al mondo, ma insieme a Tokyo e Berlino. E io pago ancora €22 al mese per l'abbonamento su tutti i trasporti, quindi metro, bus e tram. Il sistema tranviario funziona perfettamente. €22 al mese, e questo mi sembra davvero poco per un servizio che è impeccabile, davvero impeccabile, con mezzi puliti e anche moderni, anche perché nel centro si usano ancora volontariamente quelli degli anni 70, ma per essere appunto più coreografici. E poi non lo so, ci sono gli svaghi, ci sono cose mediamente economiche, insomma, dalla palestra, ecco, andare in un club, ci sono ancora prezzi abbordabili. E come bollette tipo acqua, luce, gas, lì costa come in Italia all'incirca o meno? Lì è aumentato anche per la vicinanza e i legami che c'erano ancora con l'energia che veniva dall'est. Sì, no, è aumentata da almeno credo il 30% negli ultimi 2 anni. Questo è uno svantaggio appunto di cui tutti si sono resi conto, credo si sta cercando di risolvere, ma è un problema. E il fatto che dicevi anche che lì in centro, insomma, la vita costa cara e tutto, anche gli affitti, per avere un esempio così, quanto possono costare? Sono cari rispetto all'Italia? Diciamo che rispetto a quanto costavano diversi anni fa, ora sì, rispetto ad alcuni stipendi sì, però trovi delle aree molto più costose, ovviamente delle aree limitrofe per i prezzi sono ancora abbordabili, però si passa per un monolocale da almeno 500-600 euro, però magari spese incluse, che molto spesso qui riscaldamenti eccetera, la corrente è già tutto centralizzato, il condominio è già pagato, quindi ti fanno un prezzo totale includendo anche le spese, corrente, acqua eccetera. Per una casa già da 3 stanze non ce la fai con meno di 1.000-1.200 euro. Quindi insomma, già per chi ha una famiglia o per una coppia, che magari con 2 stipendi si può fare, ma con uno diventa molto molto più difficile. E poi dipende appunto dalle aree, perché i trasporti funzionano anche bene, ma sempre meglio vivere in centro, più vicino al centro possibile. Detto questo, una delle cose più interessanti è che le aree
limitrofe non sono dei ghetti. Non sto parlando solo dell'Italia, però vivere nella periferia di Milano o di Parigi o di Madrid ha degli svantaggi enormi. Arrivare in centro significa davvero spendere tantissimo tempo. Invece, oltre al fatto che le periferie sono ben servite con i trasporti, sono delle piccole città, delle mini città piene di servizi, e dove spesso i servizi sono anche migliori di quelli del centro. Praga è famosissima per essere una città molto pulita, ma davvero tantissimo. Io dico sempre che spesso le aree del centro sono quelle meno pulite rispetto alle periferie, quando invece le periferie dovrebbero essere famose per essere quelle più degradate. Invece oggi quei famosi palazzi costruiti durante il comunismo, sai, si chiamano i pannelli, si chiamano panelacchi, che magari sono esteticamente meno attraenti dei palazzi barocchi neoclassici del centro, però sono aree molto più pulite, praticamente bonificate, piene di verde, con servizi per le famiglie, per i bambini. Davvero spesso ti viene meno voglia di vivere in centro, dove trovi ovviamente i turisti che non sono maleducati, però dico, essendocene così tanti, spesso passi davanti a un cestino e sarà pieno dopo un'ora, no? Perché proprio l'afflusso delle persone che è enorme. Questo non capita nell'area appena più limitrofe. Oppure appunto anche, non lo so, per i ristoranti, non andate mai in un ristorante a Praga senza aver prenotato, perché non troverete posto. Può succedere diversamente invece nelle aree appena fuori dal centro, dove ha anche questa tranquillità. Una delle cose poi negative è che qui i ristoranti chiudono prestissimo, alle 10 sei fuori da un posto, le cucine chiudono alle 9:30, 10, ma questi sono tutti i posti, insomma, credo nel centro Europa, o dove anche si beve tanto e quindi si limita anche ovviamente a tenere i ristoranti aperti fino a tardi. Non c'è la pausa pranzo e quindi si fa orario continuato, così come gli uffici, così come nei ristoranti. E senti, invece i cechi come sono? Degli italiani dicono che il problema dell'Italia sono gli italiani. Qualunque straniero dirà che il problema in Cechia sono i cechi. E sicuramente esiste un carattere ceco autoctono completamente diverso dallo stereotipo dell'italiano. Anche Praga, che è una grande città, spesso si dimostra un po' provinciale. Ed è vero che ti riscontri spesso non sempre con la gentilezza. Credo ne siano conscienti anche i cechi stessi. Negli ultimi anni le generazioni sono cambiate, a volte sono un po' scontrose, non chiuse, ma che hanno abitudini diverse. Poi è un popolo molto lento, questo è poco ma sicuro, che però ha dei vantaggi, insomma. A volte anche la vita in città grande come Praga, la vita è molto più lenta, meno frenetica. Di sicuro c'è più rigidità, forse è un carattere più metodico, quando invece noi tiriamo fuori la nostra creatività, bella o sbagliata che sia, un po' in tutto, sia nel campo di lavoro, sia nella vita sociale. Però io sono sempre stato un po' contrario a sono freddi e sono chiusi. Parlo proprio di abitudini, che è un modo diverso di vivere la cosa, perché essendo un paese tendenzialmente freddo è chiaro che c'è meno socialità all'esterno, ad esempio, no? Quando noi siamo abituati nelle nostre abitudini, vivendo molto le strade, le piazze, a vivere in un modo diverso. Invece se tu devi per forza incontrare un amico all'interno di un ristorante, sedendoti al tavolo, c'è un modo di socializzare diverso. Però è un popolo che io credo sia molto semplice, non semplicista, e questo credo sia un valore. È un popolo a cui bastano le temperature di 8 gradi per riuscire a fare una scampagnata con la famiglia, andare in montagna perché c'è una bellissima giornata, il tempo è grigio, ma perché no? Basta poco per essere più sereni, e quindi si affrontano vacanze all'interno della nazione molto economiche. Le persone vedo che escono e si fanno bastare e si godono la giornata in montagna, intorno al castello, sedendosi appunto in un ristorante all'aperto con le famiglie. Questo credo sia un valore rispetto a magari le inclinazioni italiane, che sono abituate a fare vacanze secondo me diverse, e dove se non vai in un luogo costoso, se non vai sulla spiaggia, se non vai sulla barca, non sei una persona esclusiva. Questo credo non esista qui. Le persone vivono di una certa semplicità, anche se sei un direttore o un manager, ami andare in montagna, ami andare a fare la passeggiata a trekking. Sono tantissime persone che fanno arrampicata, io l'ho imparato a fare anche qui. Questo la sottolineerei come la semplicità e il divertirsi nella vita, sì, questo è un valore che posso dargli. È un bel valore, certo. Noi comunque siamo visti bene come italiani. Sì, parliamo anche forse qui di generazioni. Oggi l'italiano non è più una novità, mentre fino a poco più di un decennio fa c'era ancora il
fascino dell'Italia, tanto nel cibo, tanto nella nostra cultura, tanto sono le persone che fino a un paio di generazioni fa erano le persone che parlavano italiano, sia con la visione magari di poter pensare di trasferirsi in Italia. A cavallo dalla fine del comunismo, primi anni 90, quando sono state tantissime, in particolar modo donne che hanno lavorato in Italia, nelle aree balneari, tante le persone che conosco che appunto hanno la mia età, che parlano italiano, ma solo perché hanno praticato diverse stagioni, da Rimini alla Calabria alla Sardegna. Oggi questo non accade più, ovviamente perché la globalizzazione, il mondo si è allargato, internet, non si va più solo in vacanza in Italia, non sono solo gli italiani, le persone che sono trasferite qui, e quindi non è più una novità, però mai sentito del razzismo, mai sentito insomma qualcuno che ci guarda con diffidenza, assolutamente no. Hai detto che è anche freddo lì, com'è il clima? Magari d'estate si sta bene. Dura poco l'estate, ma si raggiungono anche temperature molto alte, ma dura poco. Più che altro quello che è cambiato, anche degli inverni che ricordo di tanti anni fa, sono proprio gli inverni. Adesso siamo a fine, possiamo dire gennaio, inizio febbraio. È strano che mi ritrovi qui su questa terrazza a 7 gradi. Un liceco direbbe una bellissima giornata oggi invernale. Non so se tanti italiani starebbero con me su una terrazza qui con un caffè a fare un'intervista. Ma ti assicuro che è una temperatura anomala. Questo ovviamente dipende dai cambiamenti climatici che sono accelerati. Estati, insomma, che sono state lunghe, mai viste, però luglio, insomma, si va ai laghi, si può andare in piscina, si toccano anche 35 gradi. Dura poco, poi comincia una pioggia e si ricomincia da capo. Poi ti ritrovi che è agosto, praticamente l'estate è finita e arriva l'autunno. Avendo a che fare con italiani costantemente, giorno per giorno, che sono i miei clienti, invidiano insomma che qui almeno d'estate si dorma bene. La famosa estate mite qui esiste, piacevole, anche calda. Anche perché qua insomma negli ultimi anni l'estate sta diventando un po' insopportabile. Certo. E poi il clima centroeuropeo, non solo a Praga, in Cechia, in Germania, nell'Austria, il clima continentale è abbastanza secco. Più o meno l'importante è coprirsi, una volta coperti non c'è umidità, è affrontabile, anche con le temperature scendono sotto lo zero, e poi è fortemente variabile. Nelle stagioni intermedie hai 4 stagioni al giorno, mattina è inverno, poi in mattinata diventa estate, poi torna autunno, e poi di sera magari fa più caldo che di mattina. Quello a cui nessun essere umano credo possa abituarsi è il cielo grigio, che qui va abbastanza bene, insomma, per non paragonarla proprio ai paesi dell'estremo nord Europa. E come sicurezza lì come si sta? Perché mi dà l'idea che sia un paese sicuro lì. Lo è, io leggo molto statistiche sempre, un po' fa parte del mio lavoro, un po' mi interessa personalmente. La microcriminalità possiamo dire che è praticamente a zero. I furti nelle metro, quelle cose non capitano quasi mai, però a volte arrivano gli stagionali, essendo una città piena di turismo, arriva qualcuno insomma che approfitta di questo, spesso di persone un po' più distratte, ma sono eventi rari, davvero molto rari. Quindi la microcriminalità in sé veramente pare a zero. La Repubblica Ceca però è un paese del centro Europa di transizione, sia migratoria sia dove i reati più gravi e importanti sono quelli finanziari. Qui nascono truffe finanziarie, rubano i dati sensibili delle persone, oppure tantissimo riciclaggio di denaro, perché ci sono leggi che sono state forse un po' più permissive, dove i sistemi di sicurezza erano più bassi e quindi hanno permesso un sacco di riciclo di denaro. Ma in generale sia il turista sia un locale si sente davvero sicuro. Tornando appunto alla vita comune, un mortale come me, furti d'appartamento mai sentiti, furti di auto oppure danneggiamenti a proprietà private davvero mai sentiti. Questo no. Una bella cosa questa. E quindi questo ultimo aspetto, diciamo, si potrebbe mettere in uno dei lati positivi, dei pro della Cechia, no? Sì, no, assolutamente sì, assolutamente sì. Quali sono poi altri aspetti positivi o negativi, pro e contro? Dipende dalla vita che puoi fare, perché non c'è una vita frenetica e quindi ti aspetterebbe una vita più lenta. Praga non è Amsterdam, quindi non è la città dove si fa festa 24 ore su 24. È quella via di mezzo tra gli eccessi occidentali e la vita più lenta nel centro Europa o quasi ad est. Praga è una città piccola, la famosa dimensione d'uomo, sì, e quindi il vantaggio credo sia questo. Così come è una posizione centrale geograficamente, può avere una posizione centrale nella vita delle persone. Sai, un po' quella che ti fa decidere se ti piace di più la città metropoli gigante oppure magari più la vita più lenta. È una città che ti dà tempo in questo. Quindi te ti trovi bene lì?
altrimenti non ci vivrei. Ma mi piace tanto il mio lavoro, che dovrebbe essere applicato anche in altre città, ma la dimensione di questa città mi permette di spostarmi nelle aree della città e essere più trasversale per i contenuti che mi piace dare poi nel mio lavoro. Ho creato la mia famiglia e quindi per il momento è difficile pensare di cambiare vita. Sì, che poi appunto te crei anche contenuti molto interessanti su Praga anche sul tuo canale YouTube, no? Wow, grazie che lo citi, sì, è una cosa che mi diverte tanto. Forse ho detto all'inizio, io cerco di divertirmi sempre in qualunque lavoro abbia fatto. Una cosa che mi fa conciliare le mie diverse referenze, quello che mi piace fare. Creo sia contenuti che per me sono quelli più interessanti, che sono quelli storici, quelli culturali. Un piccolo documentario su Franz Kafka, forse il personaggio più famoso di questa città, ma mi diverto anche a fare contenuti molto più leggeri, come le informazioni utili per i turisti, tanto come arrivare all'aeroporto, tanto sui piatti tipici, andare a visitare una birreria, un ristorante e poi passare al video successivo su una chiesa o sulla rivoluzione di velluto, e quindi sulla storia, eccetera. YouTube, sai, è solo un veicolo che mi ha fatto conoscere, infatti qualche volta mi capita, grazie a chi mi ferma per strada per salutarmi e ringraziarmi, dico lui è lo YouTuber. Io sono fiero di avere innanzitutto una professione alle spalle, no? E quindi non nasco per niente come YouTuber, ma mi diverte e spero le persone magari ci stanno sentendo non a visitare, perché è trasversale anche quello. Sì, noi lo consigliamo, insomma, anche a chi vuole sapere di più su Praga, vedere anche te che contenuti fai. Noi vi suggeriamo comunque di seguire Pierpaolo sia su Instagram che su YouTube, insomma, poi tutti i suoi social che noi poi metteremo anche, come abbiamo detto, in descrizione e abbiamo fatto passare durante l'intervista, così almeno se hanno qualcosa da chiedere o vogliono, diciamo, usufruire appunto del tuo servizio di guida ufficiale a Praga, ti possono contattare e parlare direttamente con te, no? Certo, sarà ancora più un piacere sapere che sono arrivati tramite il tuo interessantissimo progetto che vi vedo portare avanti, e anche a me piace tanto e seguo quando posso. Grazie, grazie. Insomma, speriamo che qualcuno venga là e dica guarda, ti ho visto su YouTube nell'intervista con Italian Globetrotter, dici un po', facci un po' vedere com'è Praga, portaci nei vari posti, facci da guida, speriamo, dai. Certo, per il momento io sono qui. Bene, ricordo a tutti comunque di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i nostri prossimi video, ma anche al canale di Pierpaolo per non perdervi tutti i contenuti su Praga, no? Grazie mille ancora. Grazie mille e di ancora. mettere un bel like su una città insomma stupenda come Praga ci vuole. Sei genuino e onesto. Pierpaolo, grazie di questa intervista, noi ti ringraziamo tanto. Tanto. Riccardo, è stato un piacere fare questa chiacchierata. Aspetto ovviamente anche voi, siete ospiti ai miei tour, e anche se non fosse per un tour, una birra insieme bisogna berla. Certo, molto volentieri, anche perché insomma poi avere una guida che conosce bene il posto, insomma quando vai in un posto è bene conoscere il posto, se no alla fine fa la differenza. vai... Io faccio lo stesso quando visito le altre città, quindi concordo con quello che dici, anche perché sono io a fare lo stesso quando visito altre città. È bene capire insomma la storia, come mai sono successe certe cose, come mai le persone anche sono in un certo modo, cioè le capisci anche dalla storia, quindi è bene che uno quando va in un posto lo conosca a fondo, no? Allora speriamo di vederci presto, un salutone al nostro Italian Globetrotter. Cari ragazzi, grazie ancora a voi, a presto e ciao a tutti. Ciao Pierpaolo, un salutone. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.